in pieno superbonus. Qual è il giusto compromesso tra qualità, scarsità e urgenza? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi torniamo a parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore, e cioè la qualità degli impianti fotovoltaici. Sull'argomento ho realizzato un'intera playlist di video che trovate nel link che vi faccio passare, però oggi dobbiamo guardare in faccia alla realtà del momento e scendere un po' a compromessi. Una delle tecniche di marketing più famose, non so se lo sapete, è quella di creare nel cliente un sentimento di scarsità e urgenza di effettuare l'acquisto, come quando per esempio su Booking hai quella scrittina malefica che ti dice: altri 3 utenti stanno visualizzando questa opzione, affrettati a prenotare. Ecco, con il super bonus e la crisi energetica i produttori di materiale per il fotovoltaico oggi non devono nemmeno fare la fatica di inventarsi certe forzature. Lo sappiamo che oggi c'è carenza di materiale e questo purtroppo apre la strada anche a prodotti che possono essere considerati di dubbia qualità. In questo video vi porto la mia personale visione del momento e di come affronterei io il difficile compromesso tra qualità e disponibilità con e senza super bonus. Partiamo col dire che al momento i tempi di consegna dei materiali, se siete fortunati, si aggirano intorno al mese e mezzo. Se andiamo sui top di gamma o gli impianti con ottimizzatori, reperire il materiale comincia a diventare più simile a una raccolta di quelle che si facevano in edicola. Costruisci il tuo impianto fotovoltaico di finissima qualità in 20 comode uscite settimanali. Nella prima uscita il primo ottimizzatore a soli 9,90 €. Sono stupido. Se mettessi all'asta questo ottimizzatore Huawei, forse qualche centinaio di euro ce lo farei in questo momento. Comunque, a parte le battute, è ormai chiaro che scegliere marca e modello esatti dei materiali prima di ordinarli sia oggi molto difficile, se non quasi impossibile. Allora vediamo come possiamo fare per non ritrovarci con un impianto fotovoltaico da scatola dei cereali. Se state sfruttando il super bonus, la vostra condizione è sicuramente quella più scomoda, soprattutto per le unifamiliari che entro l'anno in teoria dovrebbero concludere i lavori. Però per decidere se e quanto scendere a compromessi sulla qualità, dovete prima stabilire l'approccio che volete avere con il vostro impianto detraibile al 110%. Se l'approccio è me lo regalano, è tanto di guadagnato, va bene tutto, basta che lo finiscano, allora potete allargare i vostri orizzonti a marche un po' più sconosciute, ma dovete mettere in conto che potreste dover rifare l'impianto prima del previsto. Vi ricordo che in media la vita utile di un impianto fotovoltaico è intorno ai 20, 25, 30 anni, insomma siamo lì. Se il vostro impianto fotovoltaico è un qualcosa in più nell'intervento più consistente che state facendo e siete pronti a correre il rischio che vi ho detto prima, l'unica cosa che limita la vostra scelta dei materiali sono le certificazioni e la loro intercompatibilità, perché va bene la fretta, ma almeno la sicurezza e la normativa non si può transigere. Se invece, nonostante la detrazione al 110%, volete un impianto che comunque vi dia un po' di garanzia e di affidabilità nel tempo, allora il vostro range di scelta naturalmente si restringe e vi consiglio di valutare le offerte dei vostri fornitori seguendo i consigli che trovate nei video della playlist fotovoltaico di qualità, in modo da poter scegliere tra le opzioni disponibili quella più affidabile. Terza casistica è quella di chi non sfrutterà il super bonus, del cliente spinto dall'aumento dei prezzi che vuole fare il fotovoltaico portando in detrazione al 50%, e in questo caso vi consiglio un approccio un po' più critico nella scelta dei materiali. Perché il vostro è proprio un investimento, c'è una spesa maggiore dietro e in quanto tale deve rispettare la durata di vita prevista senza brutte sorprese. Con il 50% o addirittura senza detrazione, quindi vi consiglio caldamente di non scendere sotto un certo livello di qualità dei materiali, anche se questo vuol dire aspettare un po' di più, perché ok,
magari passerà un po' di tempo in cui continuate a non poter sfruttare il vostro impianto fotovoltaico, però questa attesa vi sarà sicuramente ripagata negli anni. Se l'aumento dei prezzi che c'è stato in questi anni vi mette un po' in difficoltà, ricordatevi che è meglio scendere un gradino più giù con la qualità dei pannelli ed investire un po' più sull'inverter, che è sicuramente il componente più sofisticato e più delicato dell'impianto ed è anche quello che ne determina maggiormente il rendimento. Altra cosa da ricordare, sempre se stiamo parlando di impianti senza superbonus, perché con il superbonus l'accumulo è un must, quindi è una cosa che dovete per forza avere. Senza superbonus meglio investire in un buon impianto senza accumulo che in uno mediocre con le batterie, ma di questo ve ne parlerò in modo più approfondito nei prossimi video. Insomma, come sempre spero di avervi dato qualche spunto e qualche suggerimento per orientarvi meglio nel fantastico mondo del fotovoltaico, soprattutto in questo momento di caos, chiamiamolo con il nome giusto. Riassumerei così: se l'urgenza c'è realmente, cercate di scegliere comunque i materiali e le offerte che preferite con la dovuta accortezza, quindi non vi affidate al primo preventivo che vi arriva. Se invece non avete una scadenza, perché non avete una villetta unifamiliare oppure non state facendo il superbonus, meglio pazientare un po' di più e avere un impianto con materiali di qualità maggiore piuttosto che correre e accettare il primo pannello, il primo inverter che l'installatore riesce a reperire. Se vi fanno fretta, ricordatevi che il detto in dialetto bolognese piuttosto che niente è meglio piuttosto che niente è meglio piuttosto, spesso è vero ma non sempre. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.